Ciao a tutti. Tutte le persone che entrano a far parte della tua vita sono lì per farti apprendere qualcosa o per farti guarire da traumi irrisolti, il più delle volte dell'infanzia, dandoti così la possibilità di crescere e di diventare consapevole. Tra queste persone c'è anche il narcisista, che per qualche motivo doveva integrarsi nella tua realtà, ma non necessariamente nella realtà di altri. Spiritualmente, il narciso ricopre tale ruolo per indirizzarti a un qualche cosa di molto più importante di quello che in apparenza potrebbe sembrare. Uno dei motivi principali per i quali il narcisista entra all'improvviso nella tua vita è per il fatto che non hai ancora imparato ad amarti quanto basta e lui è lì per insegnarti a farlo. Inoltre, ad un certo punto della relazione ti vedrai costretta a porre dei limiti e per farlo dovrai spostare l'attenzione su di te, esigendo così rispetto e amore per te stessa. Questo spiega il perché dopo una relazione con il narciso si diventa più tenaci, più consapevoli e in grado di riconoscere i soggetti tossici e disfunzionali. Tu che stai ascoltando queste mie parole potrai pensare che tutto ciò ha dell'incredibile, ma ti assicuro che con il senno di poi comprenderai che sei proprio tu a creare la realtà e qualsiasi cosa accade nella tua esistenza è soltanto per farti crescere come persona. Spesso e volentieri abbiamo bisogno di prendere qualche scossone per risvegliarci da quello stato di limbo che ci ritroviamo. Molte volte abbiamo la necessità di perderci per poi ritrovarci e rinascere, anche se alcuni di noi non riusciranno più a destarsi da tale inferno. Peraltro, è grazie a tali esperienze che proprio persone come il narcisista, in questo caso Cidona, che ci permettono di diventare determinate e forti. In fin dei conti l'amore è altra cosa e in fondo noi lo abbiamo sempre saputo. Ogni esperienza di vita ti modifica caratterialmente ed emotivamente. Solitamente quando la relazione finisce, tendi ad essere arrabbiata soprattutto con te stessa e di conseguenza ti aggrappi a quella ferita che il narciso stesso ti ha procurato e continui erroneamente a riviverla. Invece dovresti prendere coscienza di ciò che ti è accaduto e cercare di imparare la lezione andando avanti con la tua vita. Parlare delle tue difficoltà e sfogarti con qualcuno che sia in grado di comprendere il tuo dolore ti aiuta nella guarigione. Ma attenzione, non deve diventare un chiodo fisso, poiché andresti a nutrire il tuo trauma sino a tramutarlo in ossessione. La sola cosa che puoi fare è accettare tutto ciò, dedicandoti a te stessa e sul tuo futuro. Non serbare rancore verso colui che ti ha ferita, perché la sofferenza che ti ha arrecato ti ha preparata alla vita e ad amarti. Innalza la tua autostima e automaticamente si eleveranno i tuoi standard e solo così ti renderai conto che i soggetti come il narcisista non ti serviranno più. Solo per un istante concentrati e prova a pensare che cosa vedevi realmente negli occhi del tuo partner narciso. Il nulla, il vuoto assoluto. E finalmente tu puoi dare uno stop a tutta quella commedia fatta di abusi e di giochi sadici. Al termine di tutto potrai essere una persona libera, in grado di volare con i tuoi pensieri, le tue emozioni e i tuoi desideri. Rinascerai e scoprirai di essere una persona nuova, completamente diversa e infine risolta. Il tuo posto nel mondo ti sta aspettando, non farlo attendere. Risorgi e riscrivi la tua vita su dei fogli colorati e poi tutto diverrà arcobaleno. Riprendiamoci per mano e stringiamola forte. Non sei sola. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti.
Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.